Ti sei mai chiesta se questo caos non sia in realtà il modo in cui l'universo ti costringe a smettere di pensare troppo per iniziare finalmente a sentire? Mercurio ha iniziato la sua marcia all'indietro nel segno dei pesci. Se in questi giorni senti che hai la testa tra le nuvole, che le parole ti mancano o che i tuoi piani magari saltano all'improvviso oppure con la tecnologia, fermati. Non è un errore, è un invito a fermarsi e a riflettere. Benvenuti a tutti nel mio canale di Magia Stellare Evolutiva. Sono Caterina, astrologa e ricercatrice spirituale. Resta con me fino alla fine perché vedremo le energie celesti dove Mercurio influenza ogni segno. Vedremo cosa fare, cosa non fare e un piccolo messaggio in chiave spirituale per l'anima. Riprendiamo il discorso di Mercurio. Mercurio è il messaggero degli dei, è il pianeta che gestisce come comunichiamo, come pensiamo, è il messaggero proprio, ma in moto retrogrado qui c'è un po', come dire, da armarsi di santa pazienza, soprattutto per quanto riguarda, diciamo, internet, la tecnologia, le varie piattaforme, se si vogliono usare. Qui Mercurio è nei pesci, che si trova, è un segno governato da Nettuno. Questo significa che la logica a livello spirituale deve fare pace con l'intuizione e la spiritualità, in linea con Nettuno. In parole semplici, la mente razionale sta andando in tilt perché deve lasciare spazio alla tua parte più profonda. È un momento di purificazione. Questa nebbia serve a farti chiudere gli occhi, ma per aprirli dentro. E cosa si deve fare? Bisogna rallentare, rileggere tutto due volte, ascoltare proprio l'intuizione. La pancia è il secondo cervello umano che nel riflesso non sbaglia mai, oppure magari lasciare andare quel vecchio rancore che magari torna a bussare, e qui proprio per essere liberato. Ma cosa non fare? Non bisogna forzare le decisioni importanti, quindi non arrabbiarsi se la tecnologia fa i capricci o se qualcuno magari non ti capisce, vieni frainteso, ma soprattutto bisogna evitare di firmare contratti definitivi e di sentire se c'è qualcosa che non quadra. A volte bisogna leggere molto attentamente tra le righe, soprattutto quelle più piccole, e questa è una cosa veramente molto importante da fare. Ma ora passiamo a segno per segno, passiamo al segno dell'Ariete. Mercurio scivola nel suo settore più nascosto, la 12ª casa, è proprio l'oceano dell'inconscio, dove tutto si dissolve. Per un segno d'azione come il tuo, governato da Marte, questo è un passaggio, diciamo, veramente destabilizzante. La mente non riceve più degli ordini chiari, fa questo, fa quello, e i pensieri sembrano frammentati di sogni. Quindi non è un momento di logica, ma di ascolto interiore. Le tue paure più antiche, i tuoi desideri repressi potrebbero riaffiorare a galla come relitti, ma non per spaventarti, ma per essere finalmente visti e lasciati andare. Questa è una fase di gestazione, si può dire spirituale, prima della rinascita interiore. Cosa fare con questo transito di Mercurio retrogrado nella tua 12ª casa? Fermati e concediti il lusso del silenzio. Il silenzio è un qualcosa di necessario per ascoltare bene le soluzioni che magari sono lì intraviste a portata di mano, ma non si vedono con la mente affollata di pensieri. Questo è il momento ideale per riposare non solo il corpo, ma soprattutto la mente. Tieni un diario accanto al letto quando vai a dormire, perché con questo transito di Mercurio retrogrado nel segno dei pesci
è facile avere dei sogni anche premonitori, perché in questo periodo i tuoi sogni sono dei portali anche di messaggi simbolici. Impara a stare fermo e ad ascoltare quella voce sottile che si chiama intuizione. È proprio lei la vera bussola ora, non la tua volontà. Poi chiaramente se c'è anche il sistema triangolare, lo riconosci subito perché c'è l'emozione, c'è la sincronicità e tu ti ricordi bene anche il simbolo. Con questi tre segni insieme sei sicuro di avere un sogno profetico, quindi tieni un diario e annota attentamente i tuoi sogni, ma soprattutto cercali di decifrare per arrivare alla soluzione. Quindi in questo periodo dedicati alla meditazione, magari puoi fare dei lunghi bagni caldi con aromaterapia, perché l'elemento acqua ti aiuterà a sciogliere anche le tensioni mentali e a far fluire le emozioni bloccate. Ma cosa evitare? Evita assolutamente di voler accelerare i tempi. Correre in fretta in questo momento e correre troppo è come cercare di correre in mezzo a una nebbia fittissima. Immagina la nebbia in Valpadana quando è proprio troppo alta. In questo modo rischi di sbattere contro ostacoli che non hai visto, che non vedi. Pertanto non forzare delle decisioni importanti e non cercare di dare una spiegazione logica a tutto, a quello che senti, a quello che vedi. Evita di riempire soprattutto l'agenda di impegni solo per scappare dal vuoto o dal silenzio. Ricorda che il vuoto e il silenzio sono i tuoi migliori alleati e ricordati che la fretta oggi sarebbe solo una maschera della tua ansia, ovvero la mente che è un muscolo che bisogna allenare, che purtroppo a volte non è allenato, spinge o nel passato o nel futuro come ansia, magari per annunciare degli eventi infausti, ma questo è proprio il controllo anche della mente. In questo periodo devi assolutamente lasciar perdere tutto questo e dedicarti al silenzio. Ma il messaggio spirituale è questo: la pace che cerchi non si trova fuori, ma nasce proprio nel silenzio del tuo cuore, all'interno di te stesso. Quindi con la centratura con te stesso, quindi con il tuo cuore, hai facilmente anche le soluzioni. Basta afferrare quella piccola intuizione e quando smetti di lottare contro tutto quello che è, una nuova chiarezza emerge e ti guida con dolcezza. Devi fidarti del tempo della tua anima. Ogni passo, anche il più incerto, ti sta conducendo esattamente dove devi essere. Passiamo per te, amico del segno del Toro, vedremo dove l'energia di Mercurio retrogrado aziona come transito. Vedremo cosa fare, cosa non fare e infine un messaggio spirituale in chiave esoterica per l'anima. Mercurio retrogrado proprio si muove nel settore delle amicizie, quindi nell'11ª casa, dei grandi gruppi, dei progetti a lungo termine. Potresti sentirti improvvisamente fuori sincronia con le persone che frequenti e magari sentire che non appartieni più a questo gruppo oppure amicizia, oppure puoi accorgerti che certi sogni che avevi nel cassetto non ti somigliano più. Quindi questo è un momento di revisione profonda. La nebbia del segno dei pesci ti spinge a guardare oltre l'utilità pratica delle tue relazioni, ma per cercare esattamente il valore spirituale. Vecchi amici potrebbero riapparire per chiudere dei cicli o per ricordarti chi sei, quindi attenzione anche a chi frequenti. Devi usare un po' il discernimento per riuscire a capire se sei in sincronicità, se queste persone vogliono fare il tuo gioco oppure il loro gioco. Quindi
presta attenzione anche a queste piccole cose, questi piccoli dettagli e soprattutto se qualcuno ti invita a voler firmare un documento, presta particolare attenzione soprattutto in questo periodo. Ma cosa devi fare in questo momento? Rivedi con onestà i tuoi ideali. È il momento perfetto per riallacciare magari i rapporti con persone che non senti da tempo, ma con cui hai un legame di anima. Attenzione, è una cosa molto differente. Usa questo tempo per osservare se i gruppi che frequenti o le amicizie che frequenti nutrano veramente la tua crescita o se sono diventati solo un'abitudine, un diversivo, magari perché ti appoggiano. Quindi qua devi fare chiarezza assolutamente e rifletti anche sui tuoi progetti per il futuro, non per scartarli, ma per sentire se sono ancora allineati alla tua evoluzione attuale. Sii aperto a ricevere dei messaggi importanti attraverso magari conversazioni casuali. Quindi presta bene l'orecchio con questi ascolti, cerca di agire anche distinto, di pancia, come si suol dire, perché quella conversazione casuale potrebbe rivelarsi veramente anche una soluzione che possa essere definitiva. Ma cosa evitare? Evita di prendere decisioni definitive su collaborazioni, a nuove iscrizioni, a club, ad associazioni. Non iniziare progetti collettivi che richiedono una firma immediata, ma prendi tempo per, soprattutto magari fino a quando Mercurio tornerà diretto. In questo momento prendi semplicemente il tempo perché la chiarezza sugli obiettivi comune ora è scarsa, quindi magari ci possono essere di quelle righe sottili, di quelle clausole che magari non si leggono e tu magari ingenuamente firmi, ma dopo poi ne pagherai le conseguenze. Pertanto evita tutte queste, diciamo, questi fastidi e aspetta almeno un po' di tempo. Evita anche di reagire con rigidità se un amico non risponde come vorresti. I malintesi anche tecnologici o verbali sono dietro l'angolo che possono creare dei fraintendimenti con gli amici oppure delle grosse seccature a livello tecnologico, magari una piattaforma che non funziona, ti fa perdere un sacco di tempo. Quindi lascia stare, riprendi poi, come dire, quando magari ti sarai calmato, perché queste seccature chiaramente riflettono un po' di irritazione interiore. Quindi aspetta il momento buono e poi riprendi. E non forzare la tua partecipazione a eventi sociali se senti il bisogno di stare per conto tuo. Non è che devi accettare per forza. Se ti va e ti fa piacere, vai, ma se non ti fa piacere, non andare, rispetta i tuoi progetti e i tuoi tempi. Passiamo al messaggio spirituale. La tua anima ti invita a rallentare e a radicarti nel presente. Non tutto deve essere forzato. Ciò che è destinato a te crescerà con naturalezza, come un seme nella terra fertile. Abbi fiducia pertanto nella tua stabilità interiore e nel valore della pazienza. Anche quando tutto sembra fermo dentro di te, qualcosa di sacro sta maturando e presto si manifesterà nella luce. Quindi bisogna portare un attimino di pazienza. E ora passiamo per te, amico del segno dei gemelli. Amico dei gemelli, vedremo dove l'energia di Mercurio retrogrado in pesci manifesta nel tuo segno. Vedremo cosa fare e cosa soprattutto evitare. E infine un messaggio spirituale per l'anima. Amico dei gemelli, per te è un passaggio delicato perché coinvolge proprio il tuo governatore, che è proprio Mercurio. Mercurio qui si trova nel punto più alto del tuo cielo. Potresti sentire una forte confusione su cosa
vorrai fare magari da grande, su un tuo progetto, magari essere confuso, oppure vivere dei rallentamenti molto frustranti nel lavoro, perché la nebbia dei pesci rende difficile anche la comunicazione con i superiori, con i tuoi capi, e rende anche difficoltoso pianificare i prossimi passi. Quindi, pertanto, visto che il punto più alto del tuo cielo, quindi la 10ª casa, la realizzazione, devi prestare attenzione a come a evitare dei fraintendimenti, magari con i tuoi superiori, con i tuoi colleghi, a evitare anche con le parole dei fraintendimenti, perché è molto importante, perché è anche in aspetto di dissonante, di quadratura al tuo sole. Quindi devi essere stabilmente, emotivamente molto centrato per poter ottenere la realizzazione. Questo non è un periodo, diciamo, dove puoi dire la tua logica con la tua solita naturalezza, ma qui devi stare bene attento a come parli con i tuoi superiori, a cosa dici nei rapporti con i colleghi. Ma non è una battuta d'arresto, ma è un invito a capire se la tua ambizione è guidata dall'ego o dalla tua missione d'anima. Ma cosa devi fare? Rifletti sulla tua vera missione professionale. È un ottimo momento per riprendere in mano delle vecchie proposte lavorative che magari avevi scartato, magari senza agendo d'impulso, avevi scartato proprio così perché non ti sembrava piuttosto valida. O prendi anche questo momento per perfezionare un progetto che magari non avevi terminato te stesso. Analizza il modo in cui gestisci la tua autorità e soprattutto come questa autorità viene percepita dagli altri, per evitare dei fraintendimenti verbali, ma usa la creatività per risolvere dei problemi lavorativi che sembravano insormontabili. La soluzione qui ora non è nella logica, ma in un colpo di genio intuitivo. Ma cosa evitare in questo periodo? In questo periodo è da evitare assolutamente di dare le dimissioni o di cambiare ruolo in preda alla confusione, quindi alla nebbia. Non riesci più a vedere magari con chiarezza e potresti fare un passo falso. Pertanto anche questo non è il momento per lanciare dei nuovi prodotti, non cambiare la tua immagine pubblica o il tuo brand proprio ora. Aspetta che Mercurio torni diretto, evita soprattutto delle discussioni accese con i tuoi capi, con le figure di autorità, perché la parola, la comunicazione potrebbe essere, diciamo, molto confusa ed essere facilmente fraintesa. Quindi le tue parole potrebbero essere fraintese anche in maniera molto pesante. Non ossessionarti se i risultati tardano ad arrivare in questo momento. L'universo ti sta chiedendo di rivedere le tue fondamenta. Devi essere sicuro emotivamente per poter ottenere la realizzazione. Passiamo al messaggio spirituale. Il successo non è una meta, ma è la coerenza con il tuo sé interiore. Trova l'armonia tra ciò che offri al mondo e il silenzio dello spirito. Brilla per ciò che sei, non per ciò che mostri. E ora passiamo per te, amico del segno del cancro. Vedremo dove l'energia di Mercurio retrogrado in pesci va a manifestarsi nel tuo segno. Vedremo cosa fare e soprattutto cosa non fare. Questa è la parte cruciale di Mercurio retrogrado nel segno dei pesci, quindi è come una specie di nebulosa nel segno dei pesci. E infine vedremo un messaggio spirituale, seppur breve, per l'anima. Amico del cancro, Mercurio si muove nel tuo settore del lontano, della filosofia, degli studi superiori e forma un bellissimo trigono d'acqua che ti rende sensibilissimo, anzi aumenta anche la tua intuizione.
però potresti mettere in discussione tutto ciò in cui credi, o sentire magari il bisogno di avere una guida spirituale che magari ti aiuti a ritrovare un po' la rotta della tua anima. La tua mente in questo periodo si espande oltre i confini del quotidiano, ma rischia di perdersi anche in troppe astrazioni. È un viaggio mentale e spirituale dove le tue certezze si sciolgono per lasciare spazio a una comprensione più vasta e mistica della vita. Quindi in questo momento di Mercurio retrogrado in Pesci potresti trovare anche una certa confusione per quanto riguarda i tuoi obiettivi e anche per quanto riguarda gli studi superiori. Potresti magari prendere fischi per fiaschi, quindi pondera attentamente quello che vuoi fare, oppure semplicemente non credere a tutto quello che ti dicono, ma pondera e cerca la tua verità. Ma cosa fare per superare questo transito di Mercurio? Immergiti nella lettura di testi esoterici, magari astrologici, filosofici, quello che ti appassiona maggiormente, per scoprire la tua verità oppure una traccia della tua verità. È il momento ideale per riprendere un corso di studi interrotti o per approfondire una disciplina che magari nutra il tuo spirito. Puoi fare meditazione e visualizza la tua capacità di proiettarti verso nuovi orizzonti. In questo momento è proprio altissima. Mercurio in pesci, unita già alla tua sensibilità già marcata, qui aumenta la tua capacità di proiettarti verso nuovi orizzonti. Ma scrivi le tue intuizioni su come vedi il mondo. Potresti scoprire di avere una nuova saggezza da poter condividere con gli altri. Magari contatta dei mentor del tuo passato se vuoi approfondire la questione. Ma cosa è meglio evitare? Evita di organizzare dei viaggi complessi all'estero senza un piano non solo A, ma anche B e C di riserva. Qui ci potrebbero essere dei disguidi con trasporti oppure prenotazioni, sono molto probabili. E inoltre non cercare di convertire gli altri alle tue nuove verità, perché tanto ognuno resta fermo sul proprio punto di vista, il proprio punto di vissuto personale e non è che cambierà idea. Quello che senti è sacro per te, ma difficile da spiegare agli altri ora. Evita inoltre di iscriverti impulsivamente a corsi costosi, senza aver verificato bene i contenuti. Non essere dogmatico nelle tue opinioni. E ora passiamo al messaggio spirituale. La verità non si trova nei libri, ma nell'esperienza viva del cuore. Lasciati guidare dalla luce della tua intuizione, quella più pura. In quel silenzio interiore esiste una saggezza che conosce già la strada verso l'infinito. E ora passiamo per te, amico del segno del leone. Vedremo dove manifesta l'energia di Mercurio retrogrado nel segno dei pesci, nel tuo segno. Vedremo cosa fare e soprattutto cosa evitare. Infine, un messaggio spirituale, seppur breve, per l'anima. Amico del leone, questo è un transito veramente intenso e profondo che tocca le tue ombre, perché va a toccare le tue risorse condivise, ma anche l'intimità, quindi anche morte e trasformazione nel senso generico del termine, perché è proprio la casa della morte e trasformazione, in analogia con quello dello Scorpione. Qui Mercurio retrogrado nella tua ottava casa agisce come un cercatore d'oro nel fango, riporta a galla delle questioni emotive irrisolte, magari paure legate alla perdita di vecchi debiti, che possono essere anche morali o materiali.
Qui è un tempo di morte e di rinascita anche mentale, dove sei chiamato a guardare onestamente ciò che nascondi a te stesso. Qui la nebbia dei pesci, qui serve a sciogliere i nodi del tuo ego. Ma cosa devi fare? Dedica del tempo alla terapia, all'autoanalisi o anche semplicemente alla pulizia energetica come un riequilibrio energetico, magari dei chakra, oppure puoi dedicarti anche a terapie che possono alleggerire il tuo passato. È un periodo per rivedere accordi finanziari, eredità o tasse, ma solo per studiarli, non per procedere, è un po' diverso e quindi non devi concludere ora in questo momento, ma li devi solo studiare. Parla inoltre onestamente delle tue paure con una persona di fiducia, quindi chiaramente di tua fiducia serve anche per poterti consigliare al meglio, ma soprattutto se valida anche professionalmente. E poi, diciamo, usa l'energia del transito per fare una specie di reset emotivo. Scrivi su un foglio ciò che vuoi lasciare andare e poi brucialo come un piccolo rituale, ma soprattutto è un piccolo consiglio che devi accettare la tua vulnerabilità, perché mostrando la tua vulnerabilità spesso e volentieri non è un segno di debolezza, ma è un segno di forza. Ma cosa devi evitare? Devi assolutamente evitare di chiedere prestiti o di investire dei capitali importanti durante questo transito. Quindi presta attenzione soprattutto a non fare assolutamente queste due cose, ma inoltre non scavare nel passato degli altri per manovrare le situazioni a tuo vantaggio. Il karma sarebbe immediato, evita anche di iniziare relazioni basate solo sulla passione tormentata. Potresti non vedere chiaramente chi hai davanti e soprattutto non farti trascinare in lotte di potere, in queste dinamiche di potere e di controllo, oppure delle gelosie ingiustificate. Resta centrato. Il piccolo messaggio spirituale ti dice che il vero potere nasce dalla capacità di lasciare andare. Accogli la trasformazione delle tue ombre perché è proprio attraverso di esse che ritrovi l'armonia. Quando lasci morire ciò che non ti rappresenta più, quindi lasci andare questo fardello come un peso inutile sulle tue spalle, la tua essenza più autentica può finalmente risorgere nella luce. Passiamo per te, amico del segno della Vergine. Vedremo come sarà l'energia manifesta di Mercurio retrogrado nel tuo segno. Infine, cosa fare e soprattutto cosa è meglio evitare con Mercurio retrogrado nel segno dei pesci. Vedremo infine un messaggio spirituale breve per l'anima. Amico della Vergine, essendo Mercurio il tuo governatore planetario, senti questo transito veramente in modo molto forte e si muove nel segno opposto al tuo, quindi nel settore delle relazioni, delle unioni, delle alleanze, le partnership, ma anche dei nemici dichiarati. La settima casa è anche quello ed è proprio in opposizione al tuo sole. Il tuo bisogno di chiarezza e precisione, pertanto, si scontra con la nebbia comunicativa del partner o dei soci. Tutto questo potrebbe irritarti non poco. Sembra che nessuno ti capisca o che gli altri siano improvvisamente confusi e inaffidabili. In realtà l'universo ti sta sfidando a integrare l'empatia e a smettere di analizzare l'amore con il microscopio. Cosa devi fare in questo momento? Usa questo tempo per rivedere il modo in cui comunichi con chi ami. È un momento d'oro per chiarire
malintesi del passato, ma c'è un patto, a patto di farlo col cuore e non con la logica. Quindi devi aprire il cuore per poter parlare e non solo chiaramente con la logica. E osserva quali schemi ripetuti nelle tue relazioni si ripetono all'infinito, perché è segno che non li hai superati. Le relazioni comunque sono il tuo specchio, quello che ti dà fastidio nell'altro è una parte di te che ancora non è elaborata e risolta soprattutto. Pertanto sii flessibile e se il partner è confuso, offri spazio invece di critiche, riconsidera vecchi contratti o collaborazioni che hanno bisogno di essere aggiornati. Impara l'arte dell'ascolto empatico. Ma cosa devi evitare in questo momento? Evita assolutamente di iniziare nuove collaborazioni ufficiali o di firmare dei contratti che siano basati sul matrimonio o la convivenza proprio ora. Evita pertanto nuove alleanze ed evita dei fraintendimenti verbali perché ci potrebbero essere delle situazioni che possono creare non poche seccature dietro questi fraintendimenti verbali e possono sfociare in nemici dichiarati e non lanciare accuse basate su, diciamo, su opposizioni. La tua percezione dell'altro è distorta dalla nebbia di Nettuno e ricorda che gli altri sono i tuoi specchi delle tue parti non risolte. Evita di voler aggiustare gli altri a tutti i costi, tanto gli altri non, non cambiano se non vogliono cambiare, ma se tu cambi atteggiamento, cambia tutto il modo di gestire la situazione e quindi cambia tutto intorno a te e soprattutto non essere duro troppo con se stesso o troppo critico se senti di aver perso il controllo nella tua vita relazionale. La perfezione qui è un ostacolo, è un grosso ostacolo anche da superare. Passiamo al messaggio spirituale. L'altro, il tuo specchio più sacro e attraverso ogni incontro puoi riconoscere una parte di te. Scegli di vedere oltre le apparenze e onora la scintilla divina presente in ogni anima. Qui è un parolone, a volte sembra un'utopia anche a me qua. Quando guardi con amore e devozione, l'unità si rivela e il tuo cuore si espande nella luce. Questo è un grossissimo compito di evoluzione, soprattutto, diciamo, a livello evolutivo e prima si deve crescere. Personalmente non è riferito a te, amico del segno della Vergine, ma è riferito un po' a tutti nel senso generale del termine, perché guardare l'altro con la parte divina, chiaramente se non abbiamo questo stato ascensionale è molto difficile e a volte può sembrare anche un'utopia raggiungere questo stato evoluzionale, ma non impossibile. Vita dopo vita noi incarneremo proprio sempre maggiore evoluzione fino a quando raggiungeremo proprio la maestria dei maestri ascesi, quindi a nostra volta l'ascensione. E ora passiamo per te, amico del segno della bilancia. Vedremo in quale settore Mercurio retrogrado manifesta la sua energia. Vedremo cosa fare e cosa soprattutto è meglio non fare. Vedremo inoltre un messaggio spirituale in chiave esoterica, seppur breve, per l'anima. Mercurio retrogrado in pesci attraversa il tuo settore del lavoro quotidiano, del benessere psicofisico, mentale e anche emotivo e anche del servizio. Per te che cerchi sempre l'armonia, questo transito può portare dei piccoli intoppi snervanti, diciamo, nella tua quotidianità, delle scadenze che magari saltano, computer che magari si bloccano o incomprensioni magari con i colleghi, ma anche incomprensioni con le persone che ti circondano nella tua quotidianità.
Diciamo, questo Mercurio amplifica molto il messaggio nella casa della quotidianità. È il momento dove ti dice devi smettere di essere impeccabile per gli altri e iniziare a curare davvero te stessa. Cosa bisogna fare? Rallenta i ritmi nella tua giornata quotidiana. È il momento perfetto per rivedere magari la tua dieta, i tuoi ritmi di sonno, le tue abitudini legate al benessere psicofisico. Puoi riordinare anche il tuo spazio di lavoro, tutto ciò che è inutile e crea un ambiente che favorisca la pace mentale, quindi l'armonia. Un gesto sacro nella tua quotidianità sarebbe proprio come un rito sacro. Se lavori con gli altri, sii pronto a spiegare le cose più volte, ma soprattutto armati di santa pazienza, perché magari gli altri non possono comprendere il tuo punto di vista. Quindi armati di santa pazienza e preparati a spiegare diverse volte. Poi puoi dedicarti anche ad attività che uniscono il corpo e la mente, come lo yoga. Fai proprio un check-up della tua gestione del tempo, dedicandoti proprio a cose che ti piacciono, ma soprattutto nella tua quotidianità compi un rito sacro nella tua giornata lavorativa e ricordati di metterti al primo posto diciamo, come diritto e di amore per te stesso. Ma cosa evitare? Evita di accettare delle nuove responsabilità pesanti o di iniziare un nuovo lavoro proprio ora, ma e non ignorare soprattutto i piccoli messaggi del corpo che magari ti sta parlando, ma tu magari per evitare di arrivare al termine non ascolti. Ricorda che questi messaggi non sono casuali, questi piccoli segnali del corpo, sono proprio messaggi che il corpo ti manda, il linguaggio del corpo. Evita pertanto di ossessionarti per i dettagli burocratici che non quadrano. Aspetta che la nebbia si diradi, ovvero che Mercurio torni diretto e non farti carico dei problemi dei colleghi solo per evitare conflitti. Impara a metterti proprio dei confini sani tra te e il mondo. Passiamo al messaggio spirituale. Il vero servizio nasce dal rispetto per il tuo tempio interiore. Trova l'armonia tra il dare e il ricevere. Non puoi portare bellezza nel mondo se prima non sei in pace con la tua quotidianità, quindi nella tua giornata, non sei in pace con il ritmo quotidiano, quindi e può essere anche un benessere psichico, ma anche il mentale e l'emotivo. Quindi bisogna aggiustare questi piccoli particolari. E ora passiamo per te, amico del segno dello Scorpione. Vedremo come Mercurio manifesterà la sua energia, essendo retrogrado in pesci. Poi soprattutto cosa fare e poi cosa è meglio evitare sarebbe anche la cosa migliore in questo momento. E infine un messaggio spirituale in chiave esoterica. Mercurio si muove nel settore del piacere, della creatività, dei figli, dell'amore romantico, ovvero la quinta casa, che rappresenta anche la gestione dei sentimenti, formando un bellissimo trigono meraviglioso con il tuo Sole. Tuttavia, essendo Mercurio retrogrado, l'energia non va verso l'esterno, ma verso l'interno, quindi verso te stesso. Potresti provare una strana nostalgia magari per un vecchio amore o sentire il bisogno di riprendere un talento artistico che magari avevi soffocato. È un tempo proprio di ricreazione dell'anima, dove il gioco e l'ispirazione tornano a farti visita per ricordarti che la vita è anche gioia, non solo intensità e mistero.
Pertanto scava, diciamo, nei tuoi talenti, nella tua creatività. Se magari avevi scartato qualcosa, questo è il momento di ripescare questo talento e cominciare a prepararlo per poi magari farlo fruttare anche nel settore, diciamo, finanziario, il che di certo non guasta proprio. Ma cosa fare? Appunto riprendi in mano questo vecchio hobby o un progetto creativo che magari avevi lasciato a metà. Gioca, divertiti, permettiti di essere leggera una volta tanto e non troppo sempre profonda, con responsabilità, diciamo, rigida verso te stessa. Se hai dei figli, magari usa questo tempo per comunicare con loro in modo magari diciamo, più empatico per migliorare un po' il rapporto anche della gestione dei sentimenti. È un ottimo periodo per rivisitare magari i luoghi della tua infanzia o per riconsiderare qualcosa che ti rende felice davvero all'interno. Quindi poniti questa domanda: cosa mi fa davvero felice fare della mia creatività? Pertanto segui l'intuizione, segui l'ispirazione di quello che ti viene in quel momento, anche se sembra assurda, seguila lo stesso, perché la tua magia ora passa attraverso l'espressione di te. Ma cosa è meglio evitare? Evita soprattutto di tuffarti a capofitto in un nuovo flirt. Se si presenta magari qualcuno del passato, osserva, perché tanto le persone non cambiano nel tempo, a meno che non vogliano modificare il loro atteggiamento, ma è molto difficile perché se una persona non vuole, non cambia, ricorda solamente questo. Pertanto, se si presenta qualcuno del passato, osserva, analizza con la tua intuizione prima di agire e non prendere delle decisioni azzardate che possono riguardare investimenti speculativi. Evita di usare anche la tua creatività nel manipolare però le emozioni degli altri e soprattutto non essere troppo critica, troppo dura verso le tue opere e verso i tuoi talenti. Va bene lo stesso, lascia che l'ispirazione fluisca senza cercare subito la perfezione e il guadagno in questo momento. Smettila magari anche se dici no, non va bene, non sono abbastanza bravo. Smettila, basta, vai, procedi, perché questa ispirazione è proprio quella che ti nutre l'anima, ma è soprattutto l'ispirazione giusta. Passiamo al messaggio spirituale. La creazione è un atto di amore puro. Risveglia la devozione verso la tua luce interiore. Permetti alla tua anima di danzare libera, di essere libera, leggera, senza il peso del giudizio o del controllo. Questo controllo con le dinamiche di potere è veramente molto faticoso per riuscirlo a superare e paradossalmente più lascia andare il controllo, maggior controllo avrai. E ora passiamo per te, amico del segno del Sagittario. Vedremo dove Mercurio manifesta la sua energia, in quale casa, e vedremo cosa fare, ma soprattutto cosa non fare. Questo è anche il più importante con Mercurio nel segno retrogrado, nel segno dei pesci. E vedremo un piccolo messaggio spirituale in chiave esoterica. Mercurio qui retrogrado nel segno dei pesci tocca la tua base, le tue radici, la tua famiglia e la tua casa. Quindi è un aspetto di quadratura dissonante al tuo sole ed è molto pesante perché ti spinge a fermarti proprio quando magari vuoi galoppare verso nuovi orizzonti. Potrebbero riemergere delle vecchie dinamiche familiari o problemi in sospeso legati all'infanzia e pertanto si deve dare la priorità purtroppo a risolvere queste tematiche familiari che magari destabilizzano la sicurezza emotiva.
Anche la casa fisica potrebbe aver bisogno di attenzione, delle tubature, delle riparazioni, disordine. È un invito a trovare il tuo centro emotivo e a capire che il viaggio più importante è quello che ti porta verso le tue fondamenta. Ma cosa fare? Dedica tempo alla cura della tua casa, riordina, pulisci, crea un nido accogliente, parla magari con i tuoi genitori o i familiari per chiarire dei vecchi malintesi, ma fallo con estrema pazienza. Quindi, prima di cominciare, programma con la tua mente una sana pazienza per affrontare anche queste cose. Ricorda che gli altri magari non possono essere veloci ad afferrare le situazioni proprio come te, oppure magari anche semplicemente a livello evolutivo, ognuno ha il proprio momento, quindi armati di santa pazienza e spiega, cercando di risolvere questi fraintendimenti e ricerca anche la tua storia familiare, guarda magari delle vecchie foto, onora magari i tuoi antenati, è un momento prezioso proprio per meditare sulla tua sicurezza interiore, quindi la sicurezza emotivo e magari porti anche una domanda: cos'è che ti fa sentire davvero a casa? Crea uno spazio sacro tutto tuo nella tua abitazione, dove puoi ritirarti in silenzio, senza che nessuno ti possa stressare. In questo spazio sacro tu puoi ricaricare le tue batterie, le tue energie. Ma cos'è meglio evitare? Evita assolutamente di comprare o di vendere degli immobili in questo periodo, di firmare dei contratti nuovi di affitto o di iniziare delle grandi ristrutturazioni mentre Mercurio è retrogrado. Non farti trascinare in discussioni sterili con i familiari, lascia correre. La comunicazione ora è distorta da ricordi emotivi. Evita di scappare di casa, non solo fisicamente, che questa è una metafora, ma soprattutto mentalmente, per non affrontare i problemi. Le radici ferite vanno curate, non ignorate. Passiamo al messaggio spirituale. Il tuo vero rifugio non è un luogo, ma uno stato di coscienza. Trova l'armonia nel tuo passato. Solo quando sei in pace con le tue origini puoi davvero correre verso il tuo destino. E ora passiamo per te, amico del segno del Capricorno. Vedremo dove Mercurio retrogrado manifesta la sua energia nel segno dei pesci. Vedremo cosa fare, ma soprattutto cosa non fare in questo momento diciamo, di Mercurio, che comunque io lo chiamo un po' impazzito attraverso le tecnologie. Infatti, anche nelle tecnologie spesso e volentieri magari c'è un'interruzione che fa perdere la pazienza, un sacco di tempo, irritano molto, ci si ferma e poi si riprende. Perché Mercurio, amico del Capricorno, si muove proprio nel settore della comunicazione, del pensiero quotidiano e dei fratelli. Nel segno dei pesci, Mercurio, cioè diciamo questo transito rende la tua mente solitamente ferrea e logica e stranamente distratta in questo momento e si potrebbe dire anche poetica. Potresti magari dimenticare degli appuntamenti, perdere le chiavi o accorgerti che le persone non capiscono le tue istruzioni. È un invito a smettere di programmare tutto proprio al millimetro con precisione e imparare a comunicare con più empatia. I tuoi pensieri ora hanno bisogno di sfumature, non solo di fatti. Ma cosa fare? Rallenta il modo in cui parli e magari scrivi. Rileggi ogni mail, controlla i documenti e assicurati di aver capito bene le intenzioni degli altri. È un ottimo momento per scrivere un diario, magari delle poesie, delle tue riflessioni o per riprendere, diciamo, degli studi che magari
richiedono un po' immaginazione, ma puoi riordinare anche la tua scrivania, il computer e i tuoi file. Sii più presente anche nel rapporto con i fratelli, sorelle e anche con i rapporti con il vicinato. Potrebbero anche aver bisogno di una tua parola dolce invece che di un consiglio pratico. Ma cosa evitare in questo periodo? Evita assolutamente di firmare contratti importanti, di fare acquisti tecnologici che possono essere dei PC, dei telefoni, delle auto, oppure di prendere degli impegni verbali definitivi e soprattutto non irritarti per i ritardi nel traffico o del trasporto. Queste sono cose che possono succedere quotidianamente. Prendili solo come momenti per poter respirare. Evita di essere, come dire, troppo giudicante nelle tue opinioni. La verità ora ha mille sfaccettature. Non forzare la logica dove serve l'ascolto. E ora passiamo al messaggio spirituale. Le parole sono delle vibrazioni che creano la realtà. Il verbo, la mente e il sentimento sono quelle che determinano la propria realtà. Quindi usa la tua voce con devozione e verità. Impara che il silenzio tra una parola e l'altra è il luogo dove risiede la vera conoscenza. E ora passiamo per te, amico del segno dell'Acquario. Vedremo dove Mercurio retrogrado nel segno dei pesci manifesta la sua energia. Vedremo cosa fare, ma soprattutto cosa non fare, oppure meglio evitare. E poi infine un piccolo messaggio spirituale per l'anima. Amico dell'Acquario, Mercurio retrogrado in pesci attraversa il tuo settore del valore personale, dei soldi, dei talenti, delle potenzialità e delle risorse. Potresti sentirti perciò un po' confuso riguardo a quello che vali o rivivere o vivere diciamo dei rallentamenti nelle entrate economiche. La nebbia dei pesci ti chiede di rivedere il tuo rapporto con la materia. Sei schiavo dei tuoi possessi o sai usarli per la tua evoluzione? Quindi anche qui, se ti fermi a pensare un attimino a qualche tua potenzialità, a qualche tua risorsa, potrebbe rivelarsi proprio veramente delle belle sorprese che possono anche trasmutarsi anche in sicurezza finanziaria ed è quindi un momento di revisione del tuo tesoro interiore. Forse stai sottovalutando un tuo talento o stai dando magari troppa importanza a sicurezze che magari sono solo illusorie. Cosa fare? Controlla bene il tuo budget e rivedi le spese del passato per capire dove puoi ottimizzare. È un momento eccellente anche per riscoprire dei talenti che avevi messo da parte perché magari non redditizi, ma ricorda che le cose che fai con amore sono veramente le più redditizie perché ti danno una soddisfazione interiore e quindi anche la capacità di continuare e la voglia comunque di continuare. Ma rifletti anche su cosa significa per te la parola abbondanza. Fai una lista dei tuoi valori non materiali, la pazienza, l'intuito, la lealtà e onorali. Sii generoso, ma con discernimento, ovviamente. Non è che puoi dare perle ai porci. Recupera magari degli oggetti del passato che hanno un valore affettivo per te. Ma cosa è meglio evitare? Evita assolutamente dei grandi investimenti finanziari, acquisti improvvisi di lusso. Magari o sei ossessionato in questo momento da uno shopping compulsivo, evita accuratamente perché se rifletti in fin della fiera non ti serve veramente. Evita poi anche la firma di nuovi accordi economici. Soprattutto presta bene attenzione a queste cose. Non basare il tuo umore
sul saldo del conto corrente. In questo periodo le fluttuazioni sono normali. Evita di vendere oggetti di valore se sei in un momento di ansia, perché magari ti accorgi che non è assolutamente necessario, ma non sminuire neanche le tue capacità solo perché un risultato esterno tarda ad arrivare. Passiamo al messaggio spirituale. La tua vera ricchezza, amico dell'acquario, è la luce, è quella che non conosce svalutazione. Trova l'armonia tra lo spirito e la materia, riconosci il tuo valore divino e il mondo risponderà di conseguenza. E ora passiamo per te, amico del segno dei pesci. Vedremo dove Mercurio retrogrado nel tuo segno va a manifestare la sua energia e ovviamente la manifesta nella tua prima casa l'immagine che tu rimandi al mondo. Vedremo cosa fare, ma soprattutto cosa è meglio evitare in questo periodo, amico dei pesci. E poi infine un messaggio spirituale per l'anima. Sei proprio al centro del ciclone, ma in senso sacro. Mercurio nel tuo segno è, diciamo, in allineamento con il tuo sole e la confusione qui è massima, ma lo è anche la tua capacità di canalizzare anche dei messaggi divini. Ti senti come se fossi in un sogno lucido. I confini tra te e gli altri sfumano. La tua identità è proprio in fase di ristrutturazione completa. Non cercare di definirti in questo periodo o di spiegare chi sei. Lasciati completamente essere. Sei ponte visibile tra il cielo e la terra. Ma cosa fare? Dedicati totalmente alla tua vita interiore. Medita, sogna, crea, magari prega. È il momento di rivedere come ti presenti al mondo e come parli soprattutto a te stessa. Con te stessa sii estremamente gentile con te stessa. Se ti senti stanco, smarrito, può essere anche solo legata anche a questo periodo, è perché ricordati che è perché stai cambiando pelle. Usa la tua intuizione per guidare gli altri, ma proteggi la tua energia e non farti vampirizzare da questi vampiri energetici. Quindi cerca anche di proteggerti quando fai la croce rossina nel mondo. Questo è il tuo anno sabbatico mentale, diciamo, di 3 settimane. Onoralo stando nel flusso. Ma cosa è meglio evitare? Assolutamente. Evita di prendere delle decisioni drastiche sulla tua immagine, dei cambi di look radicali, magari dei tatuaggi fatti di impulso perché magari non ragioni, perché magari è di moda farli e tu li fai. Non farlo invece in questo periodo e non cercare di dare delle spiegazioni logiche alle tue sensazioni. Non ne hanno, ma va bene così. Evita di sentirti anche sbagliata perché non sei magari anche produttiva. Quindi, in un certo qual modo, io lo chiamo un po' l'arte del cazzeggio. Quindi, quando non sei produttiva, secondo gli standard del mondo, non forzare la tua presenza in contesti troppo rumorosi o violenti. La tua sensibilità ora è proprio a fior di pelle. Passiamo al messaggio spirituale. Io sono l'oceano che accoglie ogni fiume, quindi non sei una goccia, sei l'intero oceano. Coltiva la devozione suprema verso il sé, non aver paura di scioglierti. È solo perdendo i confini della tua piccola personalità che potrai finalmente abbracciare l'universo intero. Abbraccia la tua luce interiore oggi stesso e lascia che la tua anima risplenda nel mondo. Con questo abbiamo concluso il ciclo di Mercurio retrogrado per i 12 segni dello zodiaco. Mi auguro che questo possa esservi di aiuto o diciamo da guida per quello da seguire
in queste 3 settimane circa. Con questo abbiamo concluso e grazie per aver camminato in questo viaggio insieme a me. Lascia un commento e per poter interagire insieme cosa stai vivendo, diciamo anche in questo momento, e ti aspetto per il prossimo video. Un arrivederci a presto e un abbraccio stellare con buon proseguimento da Caterina.